10 piante che ti sballano male, ma davvero. Datura stramonio, la pianta delle streghe e del TSO. Contiene alcaloidi tropanici, povolomina, atropina, iosciamina. Tra gli anni 80 e 90 era molto in voga tra gli adolescenti, conosciuta come turnapple tea, Jimson weed o loco weed. I suoi semi venivano masticati o messi in infusione e mischiati ad alcol. Questo causava stati allucinatori, ma anche coma, amnesie e morte. La brugmasia, la tromba degli angeli, suonata da Satana. Contiene copalamina ad altissime concentrazioni, tant'è che a Bogotà viene usata dai locali per derubare i turisti. Basta soffiarla in faccia per renderli degli zombie e fargli fare tutto quello che si vuole. Provoca perdita della volontà e amnesie. E poi c'è lui, il giuschiano nero, ti fa vedere la Madonna, ma con la faccia al contrario. Si dice che nel Medioevo venisse utilizzato dalle streghe nelle pozioni di volo, in realtà le faceva rotolare per terra in preda alle convulsioni. Contiene iosciamina e scopolamina. Provoca allucinazioni uditive e visive. Vogliamo parlare poi della Mandragora officinarum, conosciuta come la pianta urlante, ma col cavolo direi proprio che ti spegne, no che urla. Infatti contiene scopolamina, apotropina e iosciamina. Era citata già negli antichi papiri egizi come sedativo, ma ad alte dosi causa coma e crisi epilettiche. Ideale per un sonno profondo e perenne. Atropa, belladonna, ma belladonna di nome e di fatto. Contiene infatti atropina e scopolamina. Le cortigiane rinascimentali usavano applicare alcune gocce del succo delle bacche all'interno dei bulbi oculari e finivano per parlare anche con i muri. Perfetto per delle allucinazioni eleganti e fatali. Ma vogliamo parlare poi della noce moscata, una normale spezia da cucina che può trasformarsi nel vostro peggiore incubo? Contiene miristicina ed L-nicina, precursori dell'MDA. Pensate che un adolescente una volta ne ingerì ben 2 cucchiai interi e dopo 6 ore le causarono paranoia, visioni e palpitazione che la portarono a ricovero. Enante crocata, il finocchio acquatico da cui prende il nome il riso sardonico. Contiene enantotossina e veniva usato in passato durante i rituali sacrificali. Veniva fatto ingerire alla vittima e provocava crisi respiratoria e spasmi muscolari, in particolare del viso, che lo faceva morire ridendo. Cerofillum tremulum sembra come un cercoglio, ma non lo è il cercoglio ubriacante, nominato così da Linneo, tremulum, che significa proprio ubriaco, è stato descritto come una pianta che causava vertigini e delirio nei pastori. L'olium temulentum, per chi vuole nutrirsi di pane e delirio, e la zizzania, che nel Medioevo causò diverse intossicazioni dopo la messa domenicale con stati di ubriachezza e deliri collettivi. La colpevole è un alcaloide, la temulina, plus delle tossine di funghi endofili. Servitelo sulle vostre tavole per una cena disastrosa in stile medievale. Ciliegina sulla bara, la Solanum dulcamar, una pianta della famiglia delle stranacee che produce bacche di colore rosso che attraggono spesso i bambini. Causa vomito, deliri e paralisi per via della solanina e della dulca marina. La natura insegna, è maestra, ma certe lezioni a volte finiscono al pronto soccorso o addirittura al cimitero. Scegli il trip giusto e lascia perdere le piante pericolose. Seguiteci per altri segreti velenosi del regno vegetale.